Sono ormai 2 decenni e mezzo che i fan di Crash e di Spyro si domandano quale dei due sia il migliore. In questo video andremo ad analizzare i pro ed i contro di Crash e di Spyro in quanto serie videoludiche, seguendo determinati argomenti. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone ed oggi apriremo una discussione piuttosto interessante. Chi è il migliore tra Crash Bandicoot e Spyro the Dragon? Prima di iniziare, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere puntualmente novità su questo canale. Detto questo, iniziamo. Il primo gioco. Per introdurre il mondo che Naughty Dog stava cercando di creare, Crash Bandicoot era un buon primo passo. Tuttavia, la mancanza di una storia, di parecchi personaggi di spicco e la difficoltà eccessiva dei livelli hanno reso il bilancio complessivo non favorevole alla maggior parte dei fan dell'epoca. Il primo Spyro the Dragon, tuttavia, fu un successo immediato tra i giocatori occasionali ed i recensori. Si è presentato al pubblico letteralmente come un fulmine a ciel sereno. I segmenti semi-open world hanno permesso ai giocatori di esplorare, in modo simile a Super Mario 64, l'universo del piccolo drago viola. Insomniac infatti aveva una visione chiara di ciò che voleva e l'ha raggiunta. Il secondo gioco. Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back aveva tutto ciò che mancava al primo gioco e anche di più. Avevamo tra le mani una storia ricca di momenti divertenti. Inoltre la difficoltà dei livelli era meglio bilanciata ed erano anche molto più vari. Chi non ha amato cavalcare Polar? Al contempo, Spyro 2 Gateway to Glimmer è ottimo come il primo ed aggiungeva molta più caratterizzazione nei livelli, grazie ai personaggi non giocanti, ai minigiochi e a dei comprimari che da lì in poi sarebbero diventati iconici, come Hunter o il professore. Terzo gioco. Qui è un po' difficile. In un certo senso, Crash Bandicoot Warped e Spyro Year of the Dragon sono più o meno gli stessi dei giochi precedenti. Il terzo capitolo di Crash ed il terzo capitolo di Spyro furono valutati positivamente, ma ciò che spicca per il terzo gioco di Crash è ancora una volta la base dei suoi livelli innovativi. Avere un gioco a tema sui viaggi nel tempo è stato un buon modo per Crash di combattere contro cavalieri medievali, dinosauri e dirigibili della seconda guerra mondiale. Ciò che è iniziato come una semplice avventura incentrata sul passaggio da un'isola all'altra si è davvero evoluto in qualcosa di molto più epico. Spyro Year of the Dragon, dal canto suo, continua sulla falsariga di Spyro 2 Gateway to Glimmer, aggiungendo come unica novità la presenza di altri 4 personaggi giocabili, 5 se contiamo Sparks. Il punto è però che non fanno davvero la differenza, e questo è un peccato. L'era PlayStation 2. Dopo che Naughty Dog ed Insomniac voltarono pagina per ricominciare da capo sull'hardware PS2, Crash e Spyro hanno intrapreso una strada tutta loro. Detto questo, il primo gioco platform non di Naughty Dog, ovvero Crash Bandicoot l'ira di Cortex, era un timido ma buon tentativo di emulare la classica formula. L'unico vero svantaggio erano i tempi di caricamento abnormi per ogni piattaforma tranne la Xbox. Il suo corrispettivo, Spyro Enter the Dragonfly, è una tragedia vera e propria, a cominciare dallo sviluppo che ha avuto diversi problemi. Alla fine ci siamo ritrovati tra le mani un gioco buggato, lento e con meno di una decina di livelli. Crash to Insanity, d'altro canto, così come Spyro a Hero's Tale, hanno cercato di rinnovare la formula, soltanto che, secondo il mio modesto parere, era ormai troppo tardi. Tra il 2006 ed il 2008 abbiamo un cambio totale di gameplay. Se Crash of the Titans e Crash Mind Over Mutant infatti diventavano un action e cambiavano radicalmente il design ma restando sempre nello stesso universo narrativo, la trilogia di The Legend of Spyro andava a resettare completamente l'universo classico di Spyro, inserendo il draghetto viola su dei binari, pronto a dare mazzate. Secondo me non ci sono veri vincitori in quest'epoca, ed è tutto un susseguirsi di alti e bassi che va principalmente alla soggettività della persona. Era Game Boy Advance. L'era Game Boy Advance è prevalentemente una sorta di rifacimento dell'epoca PS1. I due Season of di Spyro e Spyro's Adventure
sono dei giochi dalla visuale isometrica che ben emulano lo stile classico dei primi 3 giochi di Spyro. Al contempo, Crash Bandicoot XS e Crash Bandicoot Entranced traducono in una versione a scorrimento orizzontale in 2 dimensioni il gameplay classico e tipico di Crash Bandicoot. Di suo, infatti, di questi 5 giochi non ci si può lamentare. Il problema potrebbe arrivare quando si tratta di Crash e Spyro Fusion, il primo crossover tra questi 2 grandi personaggi. Lungi da me criticare i loro minigiochi, che mi hanno saputo intrattenere, ma posso capire benissimo chi si aspettava di più da un crossover del genere, e anche io mi sarei aspettato di più onestamente. Epoca PS3. Crash Bandicoot era a malapena in circolazione per la prima ondata di console HD, quindi si potrebbe andare a dare la vittoria a Spyro quasi per default. Crash of the Titans e Mind Over Mutant infatti sono usciti soltanto su Wii e Xbox 360 e non su PS3. Idem per la maggior parte dei giochi di Spyro dell'epoca, tranne The Legend of Spyro l'Alba del Drago. Ma tutto è cambiato quando la serie di Spyro ha fatto un grande balzo in avanti. Nel 2011 il primo Skylanders, e a tutti gli effetti uno spin-off di Spyro, è arrivato nei negozi di tutto il mondo, con il plauso della critica. È ricordato storicamente per aver reso popolare il genere Toys to Life, che è esploso per un breve periodo prima di scomparire un paio di anni fa. Il punto però è che Skylanders è stato un grande successo nei suoi primi anni. Remake. A meno che non si contino nuovamente gli Skylanders per la generazione attuale che ormai stiamo salutando per dare il via a PS5, Xbox Series X e Switch, sia Spyro che Crash erano quasi completamente assenti. Tutto questo è cambiato quando Crash è tornato attraverso i remake HD di Crash Bandicoot Insane Trilogy. Poiché le recensioni e le vendite sono state molto gradite da Activision, queste hanno aperto la strada a Spyro per ottenere lo stesso trattamento di un rifacimento in HD, insieme al remake di Crash Team Racing. Sentirei di dare la vittoria a Crash ancora una volta per aver fatto tornare entrambe le serie in grande stile, ma c'è da dire che la qualità complessiva dei 2 remake è completamente all'opposto. Spyro Reignited Trilogy ha molta più cura rispetto a Insane Trilogy e mi verrebbe soltanto da dare per vincitore Crash, perché aggiungerei a Insane Trilogy anche quella perla di CTR Nitro Fueled, che è a tutti gli effetti un sequel di CTR. Peccato per l'online. Personaggi. Qui tocchiamo un tasto dolente lato Spyro, perché se non contiamo Spyro e contiamo soltanto gli altri comprimari, ovvero Hunter, o allargandoci anche agli altri reboot a Cinerea, il cast di Spyro non vanta di un carisma pari a quello del cast di Crash Bandicoot. C'è da dire infatti che questa grande differenza si può notare anche dai boss. Fateci caso. Ogni boss di Crash Bandicoot è un personaggio che tu riesci a conoscere, ad apprezzare, mentre i boss di Spyro sono semplici boss e basta. Non metterei mai a paragone un Tiny Tiger con un Buzz, oppure un Soffio Feroce con Ripper Roo. La verità è questa: i boss di Crash sono personaggi a tutto tondo, con carisma ed anche dei cliché ben strutturati. Gli altri personaggi di Spyro invece non sono mai stati approfonditi più di tanto, e questo è un peccato. Detto questo, dopo aver esaminato i vari punti che caratterizzano Crash e Spyro, la domanda resta: chi è migliore? Crash Bandicoot o Spyro the Dragon? Beh, la risposta è ovviamente entrambi. È impossibile scegliere davvero chi è migliore. È come chiedere a un bambino: vuoi più bene alla mamma o a papà? Entrambe le serie hanno i suoi pro ed i suoi contro, ma questo non vuol dire che una può prevalere sull'altra. Piuttosto che vederle come serie che si sfidano, io le voglio vedere di più come serie complementari, che si completano l'un l'altra. Bene, direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Preferite Crash o Spyro? Scrivetelo qua sotto nei commenti e instauriamo una bella discussione. Come sempre, potete trovare me e gli altri membri del Crash Bandicoot Zone nei link che state trovando in questo momento in sovraimpressione. Abbiamo un sito, abbiamo il forum, abbiamo la pagina Facebook, la pagina Instagram, un gruppo Telegram. Avete l'imbarazzo della scelta. Spero che questo video vi sia piaciuto, statemi bene,
Ci vediamo ad un prossimo video e come sempre, viva Crash Bandicoot e Spyro the Dragon!